Ciao a tutti, io sono Carla. Oggi ti faccio vedere come preparare la pasta biscotto al cacao. Visto che siamo in area di festività, può sempre far comodo per preparare un rotolo, un tronchetto di Natale oppure una torta a strati. Trovi gli ingredienti come sempre nell'info box sotto il video e nel blog. Ti invito anche a vedere la pasta biscotto tradizionale, la trovi sul canale. E allora vieni con me in cucina e ti mostro come si fa. Rompo 5 uova medie a temperatura ambiente all'interno del contenitore, a temperatura ambiente perché così monteranno meglio. (120 g di zucchero e un pizzico di sale). Lavoro il tutto con lo sbattitore elettrico perlomeno per 7-10 minuti. Il composto dovrà perlomeno triplicare di volume. Controllo se il composto scrive. L'impasto, se lo sollevo e lo lascio ricadere, rimane sopraelevato, quindi ci siamo. A questo punto metto via lo sbattitore elettrico, non occorrerà più. Aromatizzo con della scorza grattugiata di un'arancia non trattata. Con gli impasti al cacao preferisco l'aroma di arancia, ma se vuoi puoi mettere anche limone oppure vaniglia. Metto via un attimo il composto e setaccio le polveri. 100 g di farina 00, 20 g di cacao amaro, inserisco le polveri nella montata di uova e le setaccio nuovamente. Le metto piano piano a cucchiaiate, un paio di cucchiai alla volta, e mescolo con movimenti delicati dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Puoi usare una spatola oppure la frusta. Procedi in questo modo fino ad inserire tutte le polveri. Dovrai fare attenzione ad inglobare le polveri in modo tale che la massa non perda il suo volume e mantenga l'aria inglobata. Ho inglobato tutte le polveri, prendo la teglia da forno. Questa è una teglia che misura 30 x 40, la imburro leggermente sia alla base che sui bordi. La funzione del burro è quella di far aderire la carta da forno e di far staccare bene la pasta biscotto dopo la cottura. Faccio aderire la carta forno verso il composto sulla teglia
È un composto bello arioso. Quando il composto è così arioso difficilmente si distribuisce da solo sulla teglia e quindi lo livello con la spatola. Posso infornare nel forno già caldo statico a 200 gradi per 10 minuti. Ecco la pasta biscotto pronta. La sistemo sul piano di lavoro, ci metto subito un foglio di carta da forno sopra e la capovolgo. Tolgo la carta da forno. Vedi come si stacca perfettamente e la pasta biscotto è pronta per essere farcita. Guarda che meraviglia, guarda com'è bella, spugnosa, semplicemente perfetta. Puoi realizzare dei rotoli, dei tronchetti di Natale oppure delle torte a strati utilizzandola al posto del pan di Spagna. Se la farcisci con della confettura puoi farlo con la pasta biscotto ancora tiepida, metti la confettura e poi la arrotoli. Mentre se devi farcirla con delle creme fredde tipo mascarpone o panna, dovrai farla freddare completamente e a questo punto ti consiglio di arrotolarla quando è ancora tiepida per evitare che si rompa. Io di solito la arrotolo su 2 fogli di carta da forno, ma puoi anche arrotolarla su un canovaccio pulito. Fatto ciò, la metti all'interno di un canovaccio pulito. Al momento di farcirla andrai a srotolarla. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Se ti è piaciuta fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Iscriviti al canale se ti piacciono le mie ricette e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie e alla prossima video ricetta. Ciao!